Ciao a tutti e bentornati a Italiano sul divano. Oggi vediamo un argomento che sembra difficile, ma in realtà è molto facile se lo guardiamo con gli occhi giusti. L'accento. Sì, quel piccolo segnetto che a volte si scrive, a volte no, e che ci fa chiedere: ma è acuto o grave? Lo devo scrivere oppure no? Niente panico. Mettetevi comodi, prendete un bel caffè e scopriamo insieme il segreto degli accenti italiani. Innanzitutto dovete sapere che l'accento in italiano va sempre sulle vocali e si suddivide in due tipologie. L'accento tonico è la messa in evidenza di una determinata sillaba che pronunciamo con più energia, con più enfasi. Quindi è l'accento che si sente. L'accento grafico è il segno che si mette sulla vocale della sillaba accentata, quindi è quello che si vede. A sua volta l'accento grafico si divide in accento acuto, che è quello che va verso l'alto e indica che la E accentata va pronunciata chiusa, come nelle parole se, perché, affinché, poiché. L'accento grave va verso il basso, come nelle parole tè, caffè, indica che la E accentata va pronunciata aperta. Quindi avremo la E di poiché con accento acuto e la E di tè con accento grave. Oggi tecnicamente se sbagli la pronuncia di una parola con accento grave o con accento acuto non è un problema. L'importante è sapere quando scrivere l'accento. In italiano tutte le parole hanno un accento tonico, anche se non è scritto graficamente. Questo significa che se vogliamo parlare correttamente l'italiano dobbiamo sapere dove cade l'accento. Ma quindi, quando dobbiamo scrivere l'accento? A questo punto va detto che le parole in italiano si possono dividere in gruppi a seconda di dove cade l'accento. Il primo gruppo è formato dalle parole tronche, cioè le parole in cui l'accento cade sull'ultima sillaba. Questo è l'unico caso in cui l'accento si scrive. Ad esempio, le parole caffè, poiché, né. Attenzione però, non tutte le parole tronche hanno un accento grafico. Ad esempio, i monosillabi, cioè le parole con una sillaba, come le preposizioni semplici di, a, da, in, con, su, per, tra, fra, alcuni articoli, alcuni pronomi. Questi si distinguono dagli altri monosillabi simili, ma che hanno significato diverso grazie all'accento. Per esempio, le sillabe la oppure la. La prima sillaba è un articolo o un pronome. La seconda indica un avverbio di luogo. La casa è là. O ancora lì, che è un pronome, li conosco da anni, oppure lì con accento che rappresenta un avverbio di luogo, è simile a là con accento. Metto i libri lì. La prima E senza l'accento rappresenta una congiunzione come pane e acqua. La seconda rappresenta la terza persona singolare del verbo essere. Lui è bello. Di oppure di. La prima è una preposizione, sono di Foggia. La seconda con accento è un sinonimo della parola giorno, il di festa. La preposizione da, vengo da Milano, che è diversa da con accento, che indica il verbo dare, mi dà un libro.
Se congiunzione, se ti piace, compralo. Se con accento rappresenta un pronome riflessivo, dice tra sé. Oppure te, che è un pronome personale, senza di te, o te con accento che indica la bevanda. In questo caso possiamo scriverla anche senza accento. Poi abbiamo il secondo gruppo formato dalle parole piane, cioè le parole in cui l'accento cade sulla penultima sillaba, come casa, cosa, divano. Sì, proprio il nostro divano. Il terzo gruppo è formato dalle parole sdrucciole, quando l'accento cade sulla terzultima sillaba, telefono, ciotola, pirofila. Bisdrucciole, quando l'accento cade sulla quartultima sillaba della parola, telefonami. È molto importante sottolineare il fatto che l'accento in italiano serve per distinguere anche parole che sono scritte in maniera identica ma che hanno significati diversi. È il caso delle parole capitano, capitano. Nel primo caso parliamo del comandante di una nave, nel secondo è un sinonimo di succedono, dal verbo succedere. Oppure principi, principi. Nel primo caso l'accento cade sulla prima i e indica il plurale di principe. Nel secondo caso, dove l'accento cade sulla seconda i, indica il plurale di principio. Quindi avete visto che a seconda di dove cade l'accento, anche se non lo scriviamo, cambia completamente il significato della parola. Inoltre abbiamo delle parole che si scrivono graficamente allo stesso modo, che hanno anche l'accento tonico sulla stessa sillaba, ma il loro significato dipende dalla tipologia di accento. Per esempio, la parola botte con accento acuto indica il barile, che è diversa dalla parola botte con accento grave che indica le percosse, i colpi. La parola pesca con accento grave indica il frutto, mentre pesca con accento acuto indica l'atto del pescare. Nella maggior parte delle regioni italiane non c'è differenza tra E aperta e E chiusa, quindi queste parole si pronunciano allo stesso modo. Ma allora come riusciamo a capire il significato? Dal contesto, come nello scritto. Tra l'altro io ho inserito l'accento su queste parole, ma è solo per farvi capire la pronuncia. Normalmente non va mai scritto perché non si tratta di parole tronche. Attenzione, questo è un errore molto comune. Non confondere mai l'accento con l'apostrofo. Po si scrive con apostrofo perché è un troncamento della parola poco. Da si scrive con accento perché indica il verbo dare. Fa si scrive con apostrofo perché è un troncamento di fai, imperativo del verbo fare. Facciamo un breve riassunto della lezione di oggi per renderti più chiaro quello che abbiamo detto. L'accento tonico cade quasi sempre sulla penultima sillaba, ma non si scrive. L'accento grafico si scrive solo quando cade sull'ultima sillaba, tranne per la maggior parte dei monosillabi. Bene, spero che questa lezione ti sia servita per togliere ogni dubbio sugli accenti. Se hai domande o vuoi approfondire un aspetto di questa lezione, scrivilo nei commenti. E se la lezione ti è piaciuta, metti un mi piace e iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Italiano sul divano. Ciao!